Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progettino che avete visto nelle foto in anteprima ho scelto il Donny Color e il Donny di colore panna, uncinetto del 3,5. Siamo pronti, vi lascio al tutorial. Allora, in tanti mi chiedete come fai a prendere la misura quando devi lavorare uno scollo a V. Semplicissimo, almeno io uso il mio metodo, poi ognuno usate il metodo che più vi fa comodo. Innanzitutto dobbiamo andare a prendere una misura, solamente una misura dobbiamo andare a prendere, quindi delle nostre spalle. Quindi prendiamo il centimetro, lo mettiamo sulle nostre spalle e andiamo a prendere da una parte all'altra la misura, così. Ok, quindi la misura in centimetri, mettiamo che io ho una misura di 40 centimetri, vado a montare le catenelle. Quindi su 40 centimetri quante catenelle mi entrano? 80 catenelle ad esempio. Facciamo 80 catenelle, disegno il mio sprone. Queste 80 catenelle li dividiamo in due, quindi diviso in due fa 40, quindi 40 che mi esce lo metto un 40 qua, i 40 che mi rimangono li divido sempre in due e faccio 20 e 20. Dai 40 del pannello dietro ne tolgo 2, quindi da 40 vado a 38. I 2 che ho tolto in questo pannello li vado a mettere davanti. Qui andremo a fare i nostri aumenti con una catenella. Lavorando, facendo gli aumenti sia all'andata che al ritorno nei pannellini davanti più i 4 aumenti, naturalmente andremo a formare i nostri 2 pannellini, il nostro V. Formeremo il nostro V. Quindi la misura che noi abbiamo sia di questo pannello che di questo pannello, ad esempio noi qui abbiamo ad esempio 30 maglie e 30 maglie le abbiamo nell'altro pannello, quindi sommato 30 più 30 fa 60, quindi 60 maglie li dobbiamo avere anche nel pannello dietro, quindi dobbiamo avere 60 maglie prima di chiudere il nostro sprone. Quindi la misura di questo pannello ad esempio è di 30 maglie, quindi 60 maglie. Lo stesso numero di maglie lo dobbiamo avere nel pannello dietro, quindi 60 maglie anche nel pannello dietro, prima di chiudere lo sprone, tutto lo sprone. Allora, io sto facendo una taglia S e ho montato 78 catenelle. Allora, intanto disegniamo il nostro sprone, è un calcolo semplicissimo da fare. Allora, queste 78 catenelle li dobbiamo dividere in due, quindi 78 diviso 2 fa 39, quindi prendiamo un 39 e lo mettiamo nel pannello dietro. I 39 che ci rimangono li dividiamo in due, quindi 39 diviso in 2 fa 19 e mezzo, quindi 19 e mezzo non lo possiamo mettere, arrotondiamo a 20, quindi facciamo 20 da una parte e 20 dall'altra parte, quindi manica, pannello dietro. Del pannello dietro, dei 39 del pannello dietro, ne togliamo 2, quindi da 39 andiamo a 37. Questi 2 che abbiamo tolto li andiamo a mettere davanti, qui, nei pannellini davanti. Questi sarebbero i pannellini davanti. Quindi pannellini davanti, manica, pannello dietro, manica, pannellino davanti. Ho montato un po' di catenelle per fare un piccolo campione dello sprone con lo scollo a V. Quindi partiamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3 è la prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella quarta dall'uncinetto e vado a fare la seconda maglia alta, quindi un aumento. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e vado a fare maglia alta, catenella successiva, maglia alta, successiva, maglia alta, quindi vado a fare 10 maglie alte. Fatte le 10 maglie alte vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella catenella successiva qui e vado a fare 18 maglie alte. Allora, fatte le mie 18 maglie
per le spalle, quindi abbiamo fatto le 2 maglie alte, sono il pannellino davanti, le 10 maglie, poi abbiamo fatto la catenella di separazione, 10 maglie che sono la mia manica, la mia prima manica, poi una catenella, e adesso abbiamo fatto 18 maglie per il pannello dietro. A questo punto andiamo a fare una catenella, passo nella catenella successiva e vado a fare altre 10 maglie alte. Allora, fatte le mie 10 maglie alte, quindi ho fatto le 10 maglie alte per l'altra manica, a questo punto vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, quindi un aumento. E abbiamo finito il primo giro, quindi abbiamo fatto 2 maglie nel pannellino davanti, questo sarebbe il pannellino davanti, una catenella di separazione, 10 maglie per la manica, una catenella di separazione, 18 maglie per il pannellino dietro, una catenella, 10 maniche per la manica, una catenella, e poi abbiamo fatto 2 maglie per l'aumento diciamo del pannellino davanti. A questo punto andiamo a fare il secondo giro del nostro sprone, ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, volto il mio lavoro, entro nella stessa maglia e vado a fare un'altra maglia alta, quindi un aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, vedete questa è l'altra maglia, entro e vado a fare una maglia alta. Qui c'è lo spazio della catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto e vado a fare maglia alta, catenella e un'altra maglia alta. Ecco qua, filo sull'uncinetto e vado a lavorare le mie maglie alte come si presentano. Allora, ho lavorato le maglie della manica, a questo punto sono arrivata nello spazietto di una catenella e vado a fare l'aumento, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto e vado a fare maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. A questo punto lavoriamo le maglie del nostro pannello dietro, quindi lavoriamo le maglie come si presentano. Allora, terminate le maglie del mio pannello dietro, mi ritrovo con il prossimo aumento, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto della catenella e vado a fare l'aumento, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Ecco qua. A questo punto andiamo a lavorare le maglie della manica, quindi le maglie come si trovano. Allora, lavorate le maglie della manica, c'è lo spazietto della catenella, quindi andiamo a fare l'aumento, entriamo e andiamo a fare una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Ci rimangono le 2 maglie del pannellino davanti, quindi la prima maglia la lavoriamo da sola, mentre l'ultima maglia, che poi sarebbero le 3 catenelle, quindi entriamo nella catenella qui in alto, entriamo e andiamo a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Allora, abbiamo finito anche il secondo giro. Allora, terminato il secondo giro, a questo punto andate avanti con i giri, facendo gli aumenti sia all'inizio che
fine giro, quindi andiamo a fare inizio e fine giro di ogni giro più i 4 aumenti per le maniche e andate avanti con i giri fin quando non raggiungete la vostra lunghezza. Nel mio caso io ho fatto 15 giri e mi sono fermata, quindi il totale delle maglie che noi abbiamo sia in un pannello che nell'altro pannello devono corrispondere alle maglie che abbiamo nel pannello dietro, ok? Quindi andate avanti con i giri e dopodiché andiamo a chiudere il nostro sprone. Allora, la misura che noi abbiamo qui nel nostro sprone, vedete, io ad esempio misuro e sono a 30, quasi 36 centimetri, misuro la mia fascia di fiori ed è 36 centimetri, quindi la stessa misura che abbiamo nello sprone dobbiamo andare a creare i fiori, ok? Quindi non vi potete sbagliare. Se lo sprone ad esempio misura 40 centimetri, ok? Mettiamo che misura 40 centimetri lo sprone, dobbiamo andare a fare i nostri fiori, quindi deve essere la metà della mia fascia, deve essere 40, quindi mi manca un altro fiore, quindi vado ad aggiungere 2 fiori perché uno davanti e uno dietro, ok? Quindi non è difficile. In base, prima lavorate il vostro sprone, prendete la misura che a voi va bene, in questo caso la mia misura è 36, misuro la mia fascia ed è quasi 36, anche se è un centimetro in meno non fa niente, ma è quasi 36, vedete? Quindi 36 e 36. Lo stesso vale per la manica. Io ad esempio come manica ho 15 centimetri, quindi io prendo la mia fascia, la piego così e vado a misurare ed ho 15 centimetri, ok? Quindi non è difficile completamente fare le fasce. Allora andiamo a lavorare i nostri fiori, quindi il primo fiore va lavorato tutto per intero, quindi andiamo a lavorare un fiore per intero. Iniziamo con 5 catenelle, quindi nodino e 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, entro nella prima e chiudo a cerchio con una maglia bassissima, cerchiamo di portarci anche il filo dietro, ok? Allora mi alzo con 1 2 3 4 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, entro nello spazietto delle catenelle e vado a fare una maglia altissima chiusa a metà, quindi chiudo 2 e chiudo 2, lascio 2 asoline sull'uncinetto, filo 2 volte sull'uncinetto, entro nello spazietto delle catenelle, pesco il filo e vado a chiudere 2, chiudo 2, ho 3 asoline sull'uncinetto, vado a chiudere tutte e 3 insieme. Qui vado a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, entro nello spazietto delle catenelle, entro e vado a fare una maglia alta doppia, quindi chiudo 2 e lascio 2 asoline sull'uncinetto, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nelle catenelle, chiudo 2 e lascio 3 asoline sull'uncinetto, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro, pesco il filo, chiudo 2 e chiudo 2. Quando ho 4 asoline sull'uncinetto vado a chiudere tutto insieme e così abbiamo fatto il secondo petalo. Andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello spazietto delle catenelle qui e vado a fare una maglia alta doppia, chiudo 2, lascio 2 asoline sull'uncinetto, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro e vado a chiudere 2, chiudo 2, lascio 3 asoline sull'uncinetto, 2 volte il filo, chiudiamo 2, quando ho 4 asoline sull'uncinetto vado a chiudere tutto insieme, mi sposto i petali, vedete, e siamo a 3 petali, di petali ne andiamo a fare 6,
7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, entro nello spazietto delle catenelle e vado a fare la maglia chiusa a metà. 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nuovamente, maglia chiusa a metà. 2 volte filo sull'uncinetto, entro, chiudo 2 e chiudo 2, mi rimangono 4 asoline sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia alta doppia. 2 volte il filo sull'uncinetto, chiudo 2, chiudo 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, chiudo 2, chiudo 2. Quando ho 4 asoline sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare l'ultimo petalo. Entro e vado a fare una maglia doppia chiusa a metà. 1 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme e facciamo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia qui in alto. Entro in questo punto e vado a fare una maglia bassissima, ok, e vado a tagliare qui i petali, li aggiustiamo, vedete, viene veramente carino questo fiorellino. Allora andiamo a fare il secondo fiore. Quindi questo l'abbiamo tagliato, andiamo a fare il secondo fiore. Quindi il primo fiore viene lavorato tutto per intero, il secondo fiore viene lavorato a metà perché poi ci dobbiamo agganciare a questo fiore. Quindi andiamo a fare 5 catenelle, nodino, 1 2 3 4 5 catenelle e ci chiudiamo nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima. Qui ci alziamo con 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazietto delle catenelle e andiamo a fare una maglia doppia chiusa a metà. 1, un'altra maglia doppia chiusa a metà e 2. Quindi questo lo chiudiamo, il primo petalo, la prima maglia del petalo è sostituita dalle 4 catenelle, per questo abbiamo 3 asoline sull'uncinetto, ok? E chiudiamo tutto insieme, andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo e andiamo a fare le maglie alte chiuse a metà. Ne andiamo a fare 3 2 e 3. Ok, vedete, adesso mi rimangono 4 asoline sull'uncinetto perché sono 3 maglie alte, altissime, e poi c'è quella della catenella, ok? Quindi andiamo a chiudere tutto insieme, spostiamo i petali così e andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazietto e andiamo a fare le maglie alte doppie chiuse a metà, 3 maglie alte doppie chiuse a metà, 2 e 3. Ok, chiudiamo tutto insieme. Allora, arrivati a questo punto ci possiamo anche legare. Quindi qui noi nello spazietto tra un petalo e l'altro noi abbiamo 7 catenelle, ok? Quindi nel fiore nuovo andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il fiore diciamo già fatto, lo giro, questo è il dritto, lo giro dal rovescio, quindi questo è il rovescio,
questo è il rovescio e questo è il rovescio, quindi metto rovescio su rovescio, vedete? I rovesci che si baciano, ok, quindi metto rovescio con rovescio e ho fatto 3 catenelle nel fiore nuovo. Entro nella catenella del fiore già fatto, così, pesco il filo e lo faccio uscire e faccio la quarta catenella, quindi la quarta catenella l'ho fatto 4, 5, 6 e 7 catenelle. Prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, vado nel fiore nuovo, quindi entro nello spazietto delle catenelle e vado a fare un petalo di 3 maglie doppie chiuse a metà, quindi 1, 2 e 3 maglie doppie chiuse a metà. Chiudo tutto insieme. A questo punto vado a legare l'altra, perché di 2 spazietti dobbiamo legare in questo fiore, quindi uno l'abbiamo legato, adesso leghiamo l'altro spazietto, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo l'altro petalo, vedete? Io sono così, quindi questo l'abbiamo unito, adesso dobbiamo unire questo, rovescio con rovescio, ho fatto 3 catenelle, entro nella catenella qui, prendo il filo e vado a fare la quarta catenella, aspetta, la quarta catenella, 4, 5, 6, 7 catenelle, passo nel fiore nuovo, in questo ancora non è finito, quindi vado a prendere il filo 2 volte sull'uncinetto, entro e vado a fare il quinto petalo, quindi chiudo a metà, 2 volte il filo sull'uncinetto, chiudo a metà, 2 volte il filo sull'uncinetto e chiudiamo a metà. Ok, abbiamo 5 petali, ce ne manca uno per finire. Ok, quindi andiamo a fare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello spazietto delle 5 catenelle, andiamo a fare il sesto petalo. Ok, abbiamo fatto il sesto petalo. A questo punto andiamo a fare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle e ci andiamo a chiudere nel petalo, nel primo petalo, nella maglia in alto, in questa maglia qui, in alto, con una maglia bassissima. Ecco qua. Quindi tiriamo, tagliamo il filo e andiamo a nascondere i fili di lavorazione, li andiamo a nascondere subito. Adesso io non mi metto qui a nascondere perché questo è un campione. Ok, e andiamo a nascondere tutti i fili di lavorazione qui, quindi dobbiamo andare a legare due lati, diciamo, 2 lati di 7 catenelle, quindi andiamo a legare 2 lati. Adesso andiamo a fare il terzo fiore, quindi andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, ci chiudiamo nella prima catenella con una maglia bassissima, ci alziamo con 4 catenelle, 2, 3, 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazietto delle 5 catenelle e andiamo a fare le maglie chiuse a metà, 1 e 2, perché la terza è sostituita dalle catenelle. Ok, quindi la terza maglia altissima è sostituita dalle 4 catenelle, quindi chiudiamo tutto insieme 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 catenelle. Allora, a questo punto io ho fatto i due fiori, adesso io vi faccio vedere come unire a cerchio, come unire i fiori a cerchio. Ok, quindi ho fatto 7 catenelle, vado a fare un altro petalo.
A questo punto andiamo a prendere, vedete io ho 2 petali e 7 catenelle. A questo punto vado a prendere la mia fascia e vado a chiudere a cerchio, quindi o sono di 3 fiori, 4 fiori, 10 fiori o 20 fiori, è la stessa cosa, in questa maniera si va a chiudere a cerchio. Allora metto rovescio con rovescio e vado a unire i primi lati, vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, entro nello spazietto delle 7 catenelle e vado a fare la quarta catenella, così 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nel fiore nuovo e vado ad entrare qui a fare un altro petalo. Due e 3, chiudo tutto insieme e ho fatto l'altro petalo. Allora, fatto il petalo, mi sono unita già da una parte, vedete ho unito questa parte, adesso dobbiamo andare ad unire questa parte, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, entro nelle 7 catenelle qui dentro, vedete qui, prendo il filo e lo faccio passare per fare la quarta catenella e ho fatto la quarta catenella, 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto e vado a fare un petalo, due e 3, chiudo tutto insieme, andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, entro qua e faccio il quinto petalo, quindi andiamo a fare il quinto petalo, 1 2 e 3. Allora io ho fatto il quinto petalo, quindi ho fatto un petalo, 7 catenelle, un petalo, con le 7 catenelle mi sono unita a questo fiore, ok, ho fatto un altro petalo, ho fatto le catenelle e mi sono unita a questo fiore, a questi catenelle, quindi poi ho fatto un petalo e 7 catenelle. A questo punto ci andiamo ad unire dall'altra parte, quindi io, vedete qui io sono dal dritto e questo è il rovescio del lavoro, quindi prendo la fascia, la chiudo così e la metto nei 2 petali che devo lavorare, quindi sarebbe questo e questo petalo e questo petalo, li unisco così e vado a lavorare i miei petali e li vado ad unire, quindi vado a fare 3 catenelle, la quarta la vado a fare nel petalo, vedete entro in questo petalo e vado a fare la quarta catenella, 4 5 6 7 catenelle. Adesso mi manca il sesto petalo, quindi 1 2 3 4 5, mi manca il sesto petalo, quindi che cosa faccio? Faccio il sesto petalo, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nelle 5 catenelle e vado a fare il petalo, l'ultimo petalo, chiudo tutto insieme. Adesso mi manca solamente di unire questa parte, quindi vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, la quarta la vado a fare nelle 7 catenelle, quindi entro nelle 7 catenelle, pesco il filo e faccio la quarta, la faccio uscire dalla catenella, quarta catenella, quinta, sesta, settima catenella e mi vado a chiudere questa volta nella maglia, nel primo petalo qui, nella maglia in alto qui, con una maglia bassissima, ecco qua, e così poi tagliamo il filo naturalmente e così abbiamo chiuso a cerchio. Allora vedete qui si forma appunto la nostra fascia.
Allora, intanto vi preparate tutte le vostre fasce, quindi io ho fatto 4 fasce di 5 fiori per le maniche, quindi ne ho fatto 2 e 2 di 5 fiori, mentre questo che va diciamo sotto il seno l'ho fatta di 12 fiori. Allora, lavoriamo il nostro sprone e le nostre fasce e poi ci vediamo qui per chiudere il nostro sprone, quindi ci vediamo qui per assemblare, appunto per montare il nostro maglioncino. A questo punto andiamo ad unire il nostro sprone sia per quanto riguarda il V e poi lo scalfo della manica, quindi io volto il lavoro e prendo il mio punto, quindi io qui ho finito l'ultimo giro e vado nella terza catenella qui in alto, nella terza catenella, quindi 1 2, vado a cercare la terza catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Vado a tagliare il filo e faccio un nodino. Terminato di chiudere il V, a questo punto andiamo a chiudere il nostro sprone, quindi giro il lavoro e parto da 2-3 maglie prima di arrivare all'aumento, quindi dallo spazietto dell'aumento, quindi partiamo da qui e andiamo a fare maglia bassissima e 2-3 catenelle, ok, che sostituiscono la prima maglia alta. Quindi prendo il filo sull'uncinetto e lavoro le maglie alte, quindi la maglia alta, entro nell'aumento e vado a fare maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, passo diciamo nell'altro pannello, passo dall'altra parte, prendo il filo sull'uncinetto, entro dove c'è l'aumento e vado a fare una maglia alta, e così ho unito il mio scalfo, vedete? Ho unito lo scalfo della manica. A questo punto continuiamo con le maglie alte fino ad arrivare appunto al centro dove abbiamo unito il nostro V. Lavorate tutte le maglie, sono arrivata all'ultima maglia del pannellino piccolo, quindi che cosa faccio? Vado a lavorare l'ultima maglia con una maglia alta, poi prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro tra i due pannellini qui al centro e vado a fare una maglia alta, passo nell'altro pannellino, quindi nella prima maglia dell'altro pannellino, e vado a fare una maglia alta e continuo con le maglie alte fino ad arrivare al prossimo aumento dove andiamo ad unire l'altra metà dello sprone. Quindi lavoriamo le maglie alte fino ad arrivare all'altra metà per unire l'altra metà dello sprone. Allora, sono arrivata all'aumento dove devo andare ad unire l'altra metà dello sprone, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto dell'aumento e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo dell'aumento, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia alta. Così continuo con le maglie alte e vado a lavorare giri fino a quando io praticamente con i giri non arrivo sotto il seno. A questo punto dobbiamo andare a lavorare dei giri fin quando non arriviamo sotto il seno. Non appena arriviamo sotto il seno ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri, sono andata con i giri fin sotto il seno. A questo punto bisogna contare tutte le maglie, quindi bisogna contare tutte le nostre maglie. Contate le maglie, andiamo a prendere la nostra fascia e andiamo a contare tutti gli spazietti dove dobbiamo andare a legarci. Quindi questo appunto vale come spazietto, quindi faccio uno qui dove c'è la catenella che abbiamo unito le 2 catenelle, contiamo come uno, quindi 1 2 3
4, quindi contiamo tutti gli spazietti che ci sono di un lato della fascia, quindi da un lato solamente, e poi contiamo le maglie che abbiamo nella nostra magliettina. Quindi contate le maglie, io ho contato le mie maglie, ho 125 maglie, mentre nella fascia ho 24 spazietti. Quindi a questo punto cerchiamo di adattare, diciamo, gli spazietti alle maglie. Io volto la mia maglia, vedete, dal rovescio, e vado ad unire la mia fascia, e ho deciso di fare ogni 5 maglie vado a fare una maglia bassa. Allora, girata la mia fascia dal rovescio, quindi vado a mettere rovescio con rovescio e parto da un cerchietto di questi, quindi prendo l'uncinetto e vado. Io ho deciso di fare ogni 5 maglie vado a fare una maglia bassa, quindi faccio una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare la maglia bassa. Vado a fare 1 2 3 catenelle, prendo la mia fascia dal rovescio, vedete, rovescio con rovescio, entro nello spazietto delle catenelle, qui, e vado a fare una catenella, quindi ho fatto la quarta catenella, 5 6 7 catenelle, passo nella maglietta e salto 1 2 3 4, nella quinta maglia vado a fare una maglia bassa ed ho unito, vedete, il primo lato, il primo spazietto. Vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo la fascia ed entro nello spazietto della catenella, vedete, io mi sono legata qua e poi subito dopo viene questo spazietto della catenella, vedete, io entro all'interno, così entro al centro della catenella e vado a fare la quarta catenella, quindi 3 4 5 6 e 7 catenelle, passo nella magliettina, salto 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nella fascia, entro nelle catenelle, vedete, nelle catenelle qui, e vado a fare la quarta catenella, 5 6 e 7 catenelle, passo nella magliettina e vado a saltare 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a fare maglia bassa, 1 2 3 catenelle, passo nella fascia e qui abbiamo, appunto, guardate, qui abbiamo la catenella, quindi entriamo al centro, così, al centro della catenella, così, e andiamo a fare la quarta catenella, quindi 4 5 6 e 7 catenelle, passo nella maglietta, salto 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a fare maglia bassa. Allora vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, vado nella fascia, qui ci sono lo spazietto delle 7 catenelle, vedete, entro e vado a fare la quarta catenella, 4 5 6 e 7, vado nella maglietta, salto 1 2 3 4, entro nella quinta maglia e vado a fare maglia bassa, ripetiamo, 1 2 3 catenelle, passo nella fascia e qui abbiamo la catenella, vedete, questo è il petalo che ci siamo uniti, questa è la metà e qui c'è la catenella, vedete che ci siamo uniti, qui c'è la catenella, quindi entriamo nella catenella così e facciamo la quarta, quindi 4 5 6 7, passo nella maglietta, salto 1 2 3 4,
e 5 e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle. Allora passo nella fascia e vado ad entrare nello spazietto delle 7 catenelle e faccio la quarta, 5 6 e 7. Passo qui e faccio 1 2 3 4, nella quinta entro e faccio una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, passo nella fascia, qui abbiamo la catenella, vedete la catenella qui, vado, entro al centro così e vado a fare la quarta, 5 6 7, salto 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a fare maglia bassa. Allora quindi andiamo a legare tutta la fascia, anche se abbiamo una maglia o 2 maglie in più, 3 maglie in più, cerchiamo di adattarlo, quindi al posto di saltarne 5 ne andiamo a saltare 6 o viceversa, ne andiamo a saltare 4 se ci manca qualche maglia, ok? Quindi andiamo a legare tutta la nostra fascia e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine, ho unito tutta la mia fascia, vedete, ho unito tutta la fascia. A questo punto vedete che mi rimangono le ultime maglie libere, quindi non mi rimane lo spazietto dove agganciare la quarta catenella, ma mi rimangono le maglie libere. Allora che cosa faccio? Faccio 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e mi vado ad agganciare qui nel petalo, entro qui nel petalo così e vado a fare la quarta catenella, 4 5 6 e 7 catenelle e mi vado a chiudere nella prima maglia bassa che ho fatto in questa. Quindi entro in questa maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima e mi vado a chiudere con una maglia bassissima e così vedete ho unito tutta la mia fascia. Se vi rimangono delle maglie qui, vedete come mi sono rimasta a me, niente paura, fate un altro archetto di questi e vi agganciate appunto qui, in questo caso io mi sono agganciata al centro in questo petalo, quindi mi sono agganciata qua e mi sono andata a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a tagliare il filo, taglio il filo, faccio un nodino e vado a nascondere il filo di lavorazione. Prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a riprendere di nuovo il nostro lavoro con le maglie alte. Quindi iniziamo dietro, quindi andremo a lavorare in questo archetto grande di 7 catenelle, poi ci sono le 3 catenelle qui, metà archetto, poi c'è la catenella e poi c'è l'altro metà archetto, ok? Quindi andremo a lavorare, qui andremo a fare 5 maglie alte, qui andremo a fare 2 maglie alte, qui andremo a fare altri 2 maglie alte, quindi saranno 9 maglie alte. Prendiamo il filo e l'uncinetto e partiamo con le maglie alte. Allora facciamo un nodino, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi andiamo nell'archetto grande di 7 catenelle, qui entro e vado a fare maglia bassissima e 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e altre 4 maglie alte, quindi totale 5 maglie alte. Allora, dentro l'archetto grande del fiore ho fatto 5 maglie alte. Ora passiamo nell'archetto piccolo, cioè nell'archetto nel metà archetto, questo sarebbe metà archetto, giusto? Quindi prendo il filo sull'uncinetto e faccio 1 e 2 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nell'altro archetto, metà archetto e vado a fare 2 maglie alte. Quindi ho fatto 9 maglie alte, passo nell'archetto grande e vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3
4 e 5 maglie alte. Passo nell'archetto a metà, nell'archetto piccolo, 2 maglie alte, archetto piccolo, 2 maglie alte, 1 e 2. Passo nell'archetto di 7 catenelle e vado a fare 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Quindi andiamo nell'archetto piccolo, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Qui c'è l'altro archetto piccolo e andiamo a fare altri 2 maglie alte e così via per tutto il giro. Quindi completiamo tutto il giro e andiamo avanti con i giri che ci servono. Quindi per quanto lo vogliamo lungo il nostro maglioncino, potete andare avanti con i giri. 3, 4 e 5. Allora, questi sono le maglie che noi dobbiamo andare a fare. Quindi nell'archetto di 7 catenelle andiamo a fare 5 maglie alte, mentre nell'archetto piccolo metà archetto, quindi abbiamo un metà archetto, la catenella e metà archetto, quindi andiamo a fare 2 maglie e 2 maglie. Poi c'è l'archetto grande, andiamo a fare 5 maglie alte e così via per tutto il giro. Andiamo avanti con i giri che ci servono per quanto lo vogliamo lungo il nostro maglioncino e poi ci vediamo qui per fare la manica. Dopo aver unito la fascia ho fatto altri 5 giri e mi sono fermata perché non lo voglio troppo lungo, ma se voi lo volete fare più lungo andate avanti con i giri. Potete anche fare un'altra fascia, quindi farlo a 2 fasce o a 3 fasce. Ecco, io ho preferito una fascia solamente. A questo punto dobbiamo andare a fare l'altra manica, ma prima di fare l'altra manica io voglio praticamente rifinire il collo, così magari ve lo faccio vedere. Ho deciso di fare mezzi ventaglietti. Adesso, se la scollatura vi risulta troppo profonda, andate a fare appunto, a chiuderla un tantino così con magari lo stesso filato, andate a chiudere la punta e poi andate a rifinire con mezzi ventaglietti che adesso andremo a fare insieme. Quindi io ho deciso di fare appunto la scollatura, di fare mezzi ventaglietti e con lo stesso colore della fascia dei fiorellini. Allora io parto dove c'è l'aumento, quindi entro e faccio una maglia bassissima e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro per altre 3 volte, quindi 4 maglie alte, due e 3. Ok, quindi 3 catenelle e 3 maglie alte, quindi 4 maglie alte. Salto 1 2 3 4 5, entro tra la quinta e la sesta maglia, entro al centro e vado a fare una maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle e altre 3 maglie alte prese nello stesso punto, quindi 1 2 e 3. Salto 1 2 3 4 5, tra la quinta maglia e la sesta entro al centro e mi chiudo con una maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, salto 1 2 3 4 5, entro tra la quinta e la sesta maglia, entro e vado a fare una maglia bassa, così vedete viene veramente carino, continuiamo. Quindi 3 catenelle, 1 2 3
catenelle, filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 1, 2 e 3 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, entro dopo la quinta maglia, tra la quinta e la sesta maglia entro al centro e vado a fare una maglia bassa. Quindi continuiamo e ci vediamo appunto al centro qui per vedere cosa fare. Allora sono arrivata quasi al centro, vedete, del mio maglioncino. A questo punto ho fatto le 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Allora io salto questa maglia alta, quindi questa maglia alta e questa maglia alta, quindi in questa maglia alta, nella seconda maglia alta, vado alla fine della maglia alta ed entro qui proprio all'inizio nella maglia direttamente alta, quindi alla fine di questa maglia nella catenella in alto qui, quindi entro qui e vado a fare una maglia bassa qui. Allora ripartiamo di nuovo, vi faccio vedere nuovamente, quindi mi alzo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro per altre 3 volte, quindi 3 maglie alte, 2 e 3 e 3 maglie alte. Allora c'è questa maglia, vedete, questa maglia alta, questa e questa maglia alta. Io entro direttamente all'inizio della maglia qui. Se noi la guardiamo così la maglia, vedete, questa è la maglia alta, qui c'è l'inizio della maglia alta, quindi io vado a prendere la maglia direttamente qui. Potete prendere anche così, entriamo in questo punto e andiamo a fare maglia bassa. A questo punto siamo al centro del nostro lavoro, quindi facciamo 3 catenelle, entriamo per 3 volte e andiamo a fare 3 maglie alte, allora 2 e 3 maglie alte, quindi ci andiamo a chiudere dopo la maglia centrale che c'è proprio al centro del nostro lavoro, ci andiamo a chiudere subito dopo qui, così il ventaglietto ci viene al centro con una maglia bassa. Ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e riprendo di nuovo a lavorare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto questa maglia e mi vado a chiudere in questa maglia con una maglia bassa. Ci alziamo con 3 catenelle, entriamo per altre 3 volte, 1, 2 e 3, salto questa maglia, questa qui, saltiamo questa e ci andiamo a chiudere in quest'altra, nella seconda diciamo maglia, con una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, quindi salto questa maglia, mi vado a chiudere in quella dopo e vado a fare una maglia bassa. Quindi continuiamo per tutta la riga, terminiamo diciamo il nostro, vedete che adesso viene il ventaglietto viene appunto al centro, vedete che vengono 2 ventaglietti al centro. Allora completiamo il giro di mezzi ventaglietti e poi andiamo a raccogliere le maglie della manica. Quindi nel mio caso ho 50 maglie, io raccolgo 50 maglie e poi vado a fare 9 giri di maglie alte. Quindi andiamo a raccogliere le maglie e a fare 9 giri di maglie alte e poi ci vediamo qui per attaccare le 2 fasce nella manica. Allora, terminati i mezzi ventaglietti, ho fatto anche i 9 giri, ho raccolto tutte le maglie della manica, i miei erano 50 maglie e ho fatto 9 giri di maglie alte. A questo punto andiamo ad inserire la nostra fascia.
allora mi chiudo. Allora, terminati i 9 giri, andate a contare tutte le maglie che avete disponibili, nel mio caso ne ho 50, e poi andate a contare anche gli spazietti dove andare a chiudere, a fare la catenella per unire, diciamo, questa fascia. Quindi io la unisco nelle 7 catenelle, nella catenella che ho unito i due, vedete, ho unito le 7 catenelle da una parte, 7 catenelle dall'altra parte, quindi qui io ho fatto la catenella per unire questo, diciamo, archetto con questo archetto, quindi io entro direttamente qui nella catenella, quindi entro in questo archetto e nella catenella che ho unito i due archetti. Ok, allora arrivati a questo punto giriamo la nostra fascia dal rovescio e partiamo direttamente ad unire la nostra fascia. Quindi io vado a fare 3 catenelle, li vado a fare nella maglia, entro nell'archetto, nel primo archetto, vedete, nel primo archetto di 7 catenelle, e vado a fare la quarta catenella. Quindi passo il filo di qua, ok, entro nell'archetto di 7 catenelle e vado a fare la quarta catenella, 4, 5, 6 e 7 catenelle, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e vado a fare maglia bassa, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, passo nella fascia e entro nella catenella, vedete qua c'è l'archetto di 7 catenelle e l'archetto di 7 catenelle, quindi nella quarta catenella che unisce i due archetti. Ecco qua, entro e vado a fare la quarta catenella, 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, prendo la fascia, entro nell'archetto delle 7 catenelle e vado a fare la quarta, 5, 6 e 7, quindi mettete la fascia e il maglioncino devono essere rovescio con rovescio, quindi i rovesci si devono toccare, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, nella quinta entro e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, passo nella fascia, entro nella catenella, vedete, che unisce i due archetti, entro qui al centro e vado a fare la quarta catenella, 5, 6, 7, passo nella maglia, 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia entro e vado a fare una maglia bassa. Bene, a questo punto uniamo tutta la nostra fascia, dopodiché andiamo a fare, quindi uniamo la nostra fascia e andiamo, qui ho 50 maglie, quindi ho unito la mia fascia, arrivati a qui praticamente che io devo andare a fare le maglie alte, quindi ogni archetto, vedete, ogni archetto io ho fatto le maglie alte, poi in 2 archetti ho fatto 2 maglie alte e 2 maglie alte, quindi nell'archetto grande che io ho fatto 5 maglie qui nel bordo, sono andata a fare 5 maglie, io nell'archetto qui vado a fare 10 diminuzione, quindi tolgo 10 maglie. Allora parto con 50 maglie, poi attacco la fascia, dopo che attacco la fascia qui nell'archetto di 7 catenelle vado a fare non 5 maglie alte ma ne vado a fare 4, poi nell'archetto piccolo, diciamo nei due archetti uniti dalla catenella vado a fare 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 maglie alte, mentre nell'archetto grande delle 7 catenelle vado a fare 4 maglie, quindi vado a togliere 10 maglie e vado a fare 1, 2, 3, 4, 5 giri di maglie alte. Vado ad attaccare l'altra fascia, nell'altra fascia facendo le diminuzioni, facendo 10 diminuzioni vado a fare 3 maglie, vedete, salto 3 maglie, quindi vado a fare maglia bassa e poi salto 1, 2, 3, nella quarta entro, quindi salto solamente 3 maglie, entro nella quarta. Se qui ho fatto 5 maglie, qui ne vado a fare 4 maglie, ok, perché ho tolto 10 maglie, ho fatto la diminuzione di 10 maglie. Dopodiché vado a fare gli ultimi 5 giri di maglie alte.
Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina. Un bacio a tutti, ciao!